Siamo dentro al quartiere peggiore di tutti gli Stati Uniti e le immagini sono davvero raccapriccianti. Donna, quante macchine della polizia! Vi garantisco che in vita mia non mi sono mai sentito tanto in pericolo quanto mi sono sentito a Kensington Avenue. Non ho mai visto nulla del genere. Gente stesa per strada in ogni dove, persone che barcollano, che stanno immobili alla luce del sole. Tutto ciò è causato da una sostanza che sta mettendo in ginocchio tutti gli Stati Uniti e che ogni anno uccide oltre 75.000 persone. Ci sono siringhe, è assurdo. La zona è tristemente famosa per il suo legame con la povertà estrema, l'abuso di droghe e una crescente criminalità. Kensington Avenue in Kensington pull a woman out of the passenger car. Insomma, la situazione sembra essere veramente complicata. Il pericolo qui è davvero dietro l'angolo. Partiamo dal principio. Ho preso il primo biglietto disponibile per volare a New York perché, dopo essere stati a Palermo nell'ultimo video ed essere entrati in una delle più grandi piazze di spaccio a cielo aperto d'Italia, Riga, mi stavo tirando la biga. una situazione molto critica. Si sta facendo di crack. In modo totalmente casuale mi sono imbattuto in rete a guardare dei contenuti su un posto che spesso viene definito come il più pericoloso d'America o anche il più disumano, viste le condizioni in cui le persone sono costrette a vivere, e che immediatamente ha catturato la mia attenzione. Speriamo solo di tornare indietro sulle nostre gambe. Lo ammetto, ero veramente spaventato da quello che mi sarei potuto trovare davanti, anche perché Conosco una mia amica che c'è stata e no, non farlo perché è rimasta traumatizzata, è molto pericoloso, Nico. Bene, perfetto. Diciamo che non è proprio quello di cui avevo bisogno per tranquillizzarmi. Porca vacca! E come spesso dico, un conto è vedere certe realtà da dietro a uno schermo e un altro invece essere fisicamente lì, in prima persona. Qua c'è qualcosa in atto. È veramente qualcosa di impressionante. Ecco, quando cammini per queste vie, una delle cose che sicuramente manca è la tranquillità. Come può essere reale tutto ciò? Mi sembra di essere dentro un film dell'orrore. Kensington Avenue è letteralmente il posto peggiore che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Non indicare mai, non indicare mai. Che ansia. Ma per farvi capire meglio dove stiamo andando, oltre a vedere persone che perdono il completo controllo del loro corpo, questo quartiere di Philadelphia in Pennsylvania, situato nel nord-est della città, è il centro dell'epidemia di droga americana. Conosciuto come la città degli zombie, da cui prende il nome Zombieland, Kensington è l'emblema del disagio degli Stati Uniti. Invaso anche da un farmaco noto come la xilasina, un sedativo mio-rilassante ed analgesico iniettabile, usato anche come miscela tranquillante per cavalli, e dal fentanyl, un oppioide che è 100 volte più potente della morfina e anche 100 volte più tossico e 50 volte più potente dell'eroina. A Kensington però adesso va di moda un'altra droga, il trunk, che è un mix tra xilasina e fentanyl che sta causando danni non indifferenti, aumentando drasticamente il rischio di overdose e andando a compromettere gravemente la respirazione, causando effetti sedativi letali. Mi piange il cuore a vedere persone ridursi così. Pensate che solo nel 2023 l'abuso di fentanyl ha ucciso più di 75.000 persone solo negli Stati Uniti, per la maggior parte persone comprese tra i 18 e i 45 anni, la metà dei quali ha meno di 25 anni. Questo vuol dire che dal 2019 ad oggi il fentanyl ha ucciso più americani di quanti ne siano morti nelle guerre in Vietnam e in Afghanistan. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. E noi oggi proveremo a scoprire qualcosa in più su una realtà che lascia davvero rabbrividire, raccontandovi le mie prime impressioni, condividendo momenti toccanti di storia e tanto altro. Inizia una nuova avventura. Passaporto alla mano, compiliamo un visto di validità chiamato ESTA e una volta approvato siamo pronti per queste 8 orette di viaggio. Che la pazzia abbia inizio. Grazie mille. Così, senza perdere tempo, saliamo sull'aereo. Ci mettiamo comodi e dopo la bellezza di circa 6.615 km, benvenuti a New York. Eccoci qui. Da qui ci spostiamo in direzione Philadelphia. Ma ecco che i primi imprevisti non tardano ad arrivare. Benissimo, non prendeva la carta. Provo quindi a utilizzarne un'altra e niente. Fortunatamente però mi ero portata dietro con me un po' di contanti. Riusciamo comunque a prendere il mezzo e nel giro di 2 orette scarse arriviamo finalmente a destinazione, dove ad attenderci al nostro arrivo ci sarà lui, Chris. Ciao, piacere di conoscerti. Piacere, Come Chris. stai? Bene, Tutto bene? Grazie mille. Uno dei pochi ad aver avuto in passato il coraggio di vedere, toccare in prima persona questa drammatica realtà. Situazioni veramente... sono senza parole, è difficile descrivere una situazione del genere. Il quartiere di Kensington è un quartiere veramente che non vi consiglio, non andateci, non passateci neanche in macchina. Affermando anche che Questo è decisamente il posto peggiore che ho visto negli Stati Uniti fino ad oggi, ma di gran lunga rispetto agli altri che ho visto a Los Angeles, a nord di Las Vegas, a Detroit e anche St. Louis recentemente. E se lo dice lui che l'America l'ha girata in lungo e in largo, c'è da prenderlo davvero sul serio. E a proposito di quartieri pericolosi, mentre quelli di Chicago, ma non ci vai neanche.
ti fermano le macchine, dicono non entrare lì dentro, sei bianco non entrare, e tu non ci vai. Stessa cosa che ho fatto a Las Vegas Nord, perché non molti lo sanno, la parte più pericolosa di Las Vegas è a nord. Io lavoravo in una fabbrica a nord di Las Vegas e lì sono costantemente pistole da tutte le parti. E questo è proprio uno dei problemi principali dell'America, è uno degli aspetti che, sono sincero, mi spaventa di più. Comunque, tornando a noi, tra una chiacchiera e l'altra, Philadelphia rappresenta proprio quella parte d'America nelle grandi città. nel senso che Noi ci abituiamo all'America che vediamo in TV o che mi guardi intorno, ti fermi. Qui non ce li hai. ed è vero, ma non c'è tempo da perdere, quindi lasciamo momentaneamente giù i bagagli e... Ok, adesso andiamo a farci un giro di perlustrazione a Kensington per capire indicativamente in cosa potremo imbatterci domani. Diciamo che la sera non è proprio l'orario ideale per entrare in questo quartiere, da cui è consigliabile stare sicuramente alla larga, a meno che non si conosca una persona del posto o, come nel nostro caso, una persona come Chris che è già stata da queste parti e che quindi sa muoversi con una certa destrezza per le vie del posto. Voliamo quindi in macchine, man mano che ci si avvicina alla nostra meta il mood cambia radicalmente. Philadelphia svanisce e il degrado prende sempre più il sopravvento palpabile ad ogni passo. Ma prima di esplorare il luogo che siamo venuti a conoscere, pensate che negli anni 80 e 90 abbiamo visto gli Stati Uniti come una terra stupenda e piena di opportunità. E per molti è ancora così, del resto sono la prima economia mondiale e ospitano alcune tra le città più vivaci del mondo come New York. Il cosiddetto sogno americano, ossia l'idea che con il duro lavoro si possa raggiungere qualsiasi risultato, qualunque sia la propria origine socio-economica, ha modellato le nostre vite spingendoci a pensare al futuro con positività e voglia di fare. Stay hungry, stay foolish. Ma cosa succede quando la patria di questo sogno comincia a mostrare le prime crepe? Vi giuro ragazzi, vedere queste immagini dal vivo è abbastanza pesante. Non ci resta che scoprirle insieme. Domani là ci sarà un treno che passa sopra perché ci sono proprio 2 stazioni a Kensington. E spoiler, si è iniziato qualcosa. La via è lunghissima, qui a sinistra ci si salva perché è la zona già recuperata dove c'è la palestra di Rocky, Mentre a destra comincia il delirio. La parte residenziale di qui e la parte residenziale di là che sono proprio da vedere, voglio compararle proprio con l'anno scorso. Ed ecco che iniziamo a far sentire quell'ansietta tipica di certe situazioni. Tu sei costantemente allertato, adesso un po' meno, adesso un po' meno. Questo perché con l'arrivo del nuovo sindaco... Questa sindaca qua, oltretutto è nata e cresciuta qua. Ah, ecco perché allora ci Sì, tiene l'ha magari. presa proprio a cuore e devo dire la verità, si vede. Anche se, come poi scopriremo qualche ora dopo sulla nostra pelle, C'è una sensazione positiva. vi devo dire, c'è un po' di tachicardia. No, non potete capire. Ah, questo è il ponte che dicevi. Sì, qui sopra passa Il treno, treno metro. Ma neanche il tempo di entrare a pieno nel cuore di Kensington che Chris nota già le prime differenze rispetto a quando era venuto lui un anno fa. Le luci non c'erano. Ah, le luci non c'erano? Sì, mettono le luci forti e loro le romperanno in 2 o 3 giorni perché così non dormono lì. Qui è il pezzo dove nel mio video vedo uno con la gamba rotta che tira i calci. Che comunque è anche pericoloso, cioè mettere l'iPhone sul finestrino e filmare perché non sei proprio ben visto. Anzi, perché già ho visto che il tipo mi ha guardato malissimo. È difficile nasconderlo. E sincero, l'ultima cosa che voglio è avere problemi da queste parti. Ok, io qua forse me li sono tiro giù. Non sembrano essere molto rassicuranti. L'anno scorso era quasi picchiavano proprio in strada. Ho paura a passare, che ci sia mai. Ecco, quella forse era una delle vie più brutte e allo stesso tempo anche più pericolose. Poi, macchina polizia, prendila perché questo è importante. L'anno scorso non c'era la polizia. È un miracolo vedere la macchina della polizia, poi tra l'altro a quest'ora. Questo perché, per chi non lo sapesse, fino a qualche mese fa le forze dell'ordine passavano solo ed esclusivamente in mattinata per scortare quegli addetti ai lavori volti alle pulizie delle strade, garantendo loro la sicurezza necessaria e provando a prevenire eventuali conflitti con le persone che frequentano la zona. Ah, va quello lì con il coso rosso. Mamma mia. Quest'ora qual è il problema? Che loro hanno già utilizzato la droga tutto il giorno, quindi è un'ora dove ne trovi tanti zombie, ma insomma è brutta da vedere. È veramente assurdo tutto ciò. Vedere sta roba dal vivo è impegnativa. Mi stanno sudando le mani. Ora, dite quello che volete, ma io, sincero, una realtà del genere non l'avevo mai vista. Ma cosa fa quello lì? Particolare, eh? Però se devo pensare che domani devo farmi queste vie qua a piedi... E per quello abbiamo tutta la giornata, perché cambierai idea 18 volte. Esatto. Questo perché quando sei in macchina non percepisci davvero il pericolo, è quando cammini che inizia la vera sfida. E infatti sono abbastanza agitatello.
Ma nonostante ciò, credetemi che anche all'interno della macchina stessa si avvertiva un'ansia fuori dal normale. So che in questi ambienti è fondamentale mantenere la calma e mostrarsi sicuri di se stessi, motivo per il quale sto cercando di sembrare impassibile, ma in questo momento sono tutto tranne che tranquillo. Sicuramente influenzato un po' dall'anomia che questa zona ha cucito addosso e un po' da quello che effettivamente stavo vedendo con i miei occhi. No, è inspiegabile. Una situazione davvero impressionante. Io pensavo che certe scene si vedessero solo nei film, e invece. In ogni caso, continuiamo a girare per minuti e minuti e... Questa è la stazione primaria. Tu domani mattina troverai qui persone che vanno a lavorare, flotte di persone che arrivano, vanno su. Dopo la facciamo questa stazione domani mattina. Ce ne sono tanti comunque di polizia. Senza che la gente si muove da tutte le città degli Stati Uniti per venire qua, perché è diventato il mercato della droga a cielo aperto. Noi tendiamo a giudicare, no? Soprattutto i tossicodipendenti, quelli che fanno una brutta vita. Qui ti viene voglia di andare lì e dire: oh, ma cosa posso fare per aiutarti? Però non è ti do $100 e vai a dormire una notte in hotel e via. Verissimo, anche perché Il 20% delle persone rinuncia al cibo quotidiano pur di comprarsi la dose. Il 20%. Pur di drogarsi non mettono niente sotto i denti per un giorno intero. ok, questo sincero non lo sapevo nemmeno io e... Ci fa capire che siamo veramente fortunati. Sì, noi siamo veramente fortunati. E quando vedi quelle realtà qua lo capisci forse ancora di più. Sì. E apprezzi ancora di più forse quello che hai, perché ti rendi conto di quanto sia preziosa la nostra vita e quanto spesso dimentichiamo di apprezzare anche le piccole cose che diamo per scontate, no? Come banalmente in questo caso può essere un pasto caldo. In ogni caso, prima però di salutarci con Chris, ci confessa che... No, veramente, l'anno scorso io quando sono venuto qua mi ha segnato di brutto, ma per settimane, no? Perché comunque non è il quartierino dove ci sono 10-15 tossicodipendenti, fai spallucce e dici ma come si sono rovinati. Cioè qui ci sono migliaia di persone a cielo aperto dove tutti vedono, tutti passano e non gliene frega niente a nessuno. Adesso sembra cambiata la storia, però l'anno scorso a me per settimane mi è rimasta addosso questa roba di dire ma cosa si può fare? E spoiler, a settimane dal girato posso dirvi che aveva completamente ragione, ma su questo avremo modo di approfondire verso la fine del video. Comunque sia, dopo aver raccolto più informazioni ed esserci fatti un'idea più chiara sul posto che avremo esplorato l'indomani, salutiamo Chris, ma non prima di darci le ultime raccomandazioni. Se domani avete un robo di questi, meglio se avete un cappello, sì. perché ci mimetizzate. E poi camminare come questi, spediti e via. Cosa importante, quando camminate, non so che scarpe avete, guardate per terra. Questo perché è un attimo incappare in situazioni poco piacevoli. Rientrati in base. E questa è la stanza che ci ospiterà in questi giorni. Maxi letto, bagno e naturalmente, essendo in America, il bidet non c'è. Domani sarà il giorno forse più intenso di tutta la mia vita. Anche perché documentandomi online e spulciando tra i vari contenuti, come mostrato anche in un video di Zaz l'italiano, le telecamere non sembrerebbero essere ben accette da queste parti, suscitando anche talvolta reazioni poco gradevoli. Ma questo lo abbiamo in qualche modo visto anche noi stessi durante il giro preventivo in macchina. Non chiudere occhio, ma dobbiamo provarci. Buonanotte. Così, il giorno seguente, dopo aver ricaricato per bene le pile, inizia ufficialmente la nostra missione. Allora? Sei carico? La tranquillità fatta persona. Anche se io... mi sta cominciando a salire un po' l'ansietta da prestazioni. Mi suonerebbe strano il contrario. È come dargli torto. Stamattina ne parlavo con un amico, mi scrive: cosa fai oggi? A fare un video da Kensington. Mi fa: ma sei ancora rimbambito? Io faccio quest'altro, vado neanche da solo. Mi fa: hai trovato qualcun altro? Allora ho detto, pensa che pazzi nel mondo che ci sono. In ogni caso, dopo aver smorzato un po' il forte clima di tensione, allora cominciamo a fare un po' il punto della situazione. Facciamo il pezzo in macchina per farvi vedere dove camminiamo la prima volta, poi torniamo indietro, parcheggiamo lì e poi ci buttiamo. Perfetto. Il piano quindi era quello di visitare il quartiere a pezzi, in modo tale da avere, in caso di eventuali problemi, la macchina sempre il più vicino possibile come via di fuga. Poi diamoci un segnale, dite una parola, scegliete una parola, quando sentiamo quella parola lì corriamo e ci vediamo la macchina. Mi sembra semplice, no? Ma neanche il tempo di arrivare del tutto che vediamo forse la cosa peggiore che potessimo vedere. Telo bianco, un gesto codificato dal mondo greco che non serve solo a proteggere i morti dallo sguardo dei vivi, ma anche i vivi dalla vista della morte. Quando gli coprono la faccia la polizia controlla il corpo, era
Succede spesso qua, no? C'è un tasso di mortalità altissimo. Ovviamente la mattina li trovano da qualche parte. Infatti tutti i cestelli che trovi in strada, che vengono controllati da altri, sono quelli che rimangono del li portano via il cestello, si prendono le robe, magliette, giubbotti, scarpe. Non potete capire. I fuocherelli sono per passare la notte, quindi loro accendono il fuocherello, stanno qua, magari fanno una dose di troppo e alla mattina qualcuno li trova. Non oso neanche immaginare che fine possano fare, perché documenti non ne ha, cioè non ci voglio neanche pensare. Il primo impatto è stato senz'altro toccante. Mamma mia. In contesti come questi è anche difficile trovare le parole, cioè anche perché penso che parole non ce ne siano fondamentalmente. Ma ora è il momento di uscire allo scoperto. Siamo arrivati. Tiriamo su cappuccio, collo alto e adesso andiamo a camminare per quelle che sono le vie principali di Kensington, a testare con mano e vedere in prima persona un po' le problematiche di questo quartiere. Ecco, adesso inizia il vero dramma. Certo che anche io potevo scegliere un'esperienza meno folle. Che ansia. Ma ecco che le cose si fanno subito complicate. Credetemi, la sensazione una volta entrato in queste vie è indescrivibile. Mamma mia. Oltre alle condizioni che sembrano essere subito disastrose, arriviamo alla prima delle due stazioni che ci sono a Kensington e anche lì la situazione è veramente assurda. Vi giuro ragazzi, vedere queste immagini dal vivo è abbastanza pesante. Si è iniettato qualcosa ma non ho capito cosa. Il posto pericoloso è realmente pericoloso. Ecco perché vengono chiamati zombie. Perdono letteralmente il controllo del proprio corpo rendendosi del tutto incoscienti. Stai tranquilla? Stai tranquilla. Cercavo in qualche modo di tranquillizzare chi mi aveva accompagnato, anche se in realtà era perché io stesso avevo bisogno di tranquillizzarmi. In un contesto dove è fondamentale mantenere i nervi saldi e non lasciarsi travolgere dall'adrenalina del momento. Mamma mia. Allora qui ci sono molti video dove venivano qua a intervistare quelli che si facevano intervistare. Infatti adesso costantemente c'è la macchina della polizia. Questo è il segno del cambiamento. Secondo me se ci sediamo ci rompe le palle. Effettivamente. Potremmo anche provarci a sederci qua un attimino e vedere. Ne approfittiamo per riordinare un pochino le idee e io direi di non stare troppo fermi in un punto. E se la mia intenzione era proprio quella di provare ad interagire con qualche persona del posto, si potrebbe provare, era l'idea amata di provare ad andare a parlare con lui, ma direi di evitare. Questo perché non sai mai dall'altra parte come potrebbero reagire di fronte ad una telecamera e il rischio è oggettivamente altissimo. Avere un contatto con loro è veramente molto difficile. Mi sarebbe piaciuto dare loro voce in capitolo e ascoltare le loro storie senza alcun pregiudizio, ma neanche a farla apposta che subito veniamo avvicinati da una macchina non poco sospetta. Cos'è che ti ha chiesto? Chiesto se volevamo. E nel giro di pochi secondi Ma che comprano. la cosa che mi ha lasciato più sbalordito è che, oltre al disagio che è sotto agli occhi di tutti, la tranquillità che hanno nel fare azioni illegali a pochi passi dalla polizia è assurda. E sono tantissimi di macchine comunque della polizia. È passata un'altra adesso qua. Questi qua si stanno facendo. Ma questo con la sirena. Comunque sia, siccome la nostra presenza iniziava a destare i primi sospetti alle persone del posto, Già quello là ha capito che noi non siamo di qui. Quello che ci ha chiesto se voleva una roba. e dato che la cautela in questi casi non è mai troppa, passare da dietro, andare alla macchina passando da dietro, io farei così. Ma non prima di farci la domanda che da quando siamo qui continuiamo a farci. Com'è possibile che esista un quartiere del genere? Kensington una volta era la spina dorsale degli Stati Uniti. Tanto è vero che nel XIX secolo era il cuore pulsante dell'industria tessile e manifatturiera americana, con enormi fabbriche che producevano tutto, dai tessuti alla polvere da sparo. Si trova quindi nella situazione di degrado di oggi a causa di una combinazione di povertà cronica, disoccupazione, crisi della droga e politiche sociali urbane inadeguate. Negli anni la chiusura di fabbriche e industrie ha devastato l'economia locale, lasciando molte persone senza lavoro. Nel contempo la crisi della droga, in particolare l'epidemia di eroina e più recentemente del fentanyl, ha devastato la comunità, alimentando la criminalità e la mancanza di opportunità. Inoltre il disinvestimento pubblico e privato, unito anche a politiche urbanistiche fallimentari, ha contribuito all'abbandono delle infrastrutture e alla marginalizzazione della zona, rendendo Kensington un simbolo delle diseguaglianze sociali ed economiche della città. Ma ecco che le sorprese non sono finite qui. Lo ammetto, il mio cuore qui aveva smesso di battere per qualche secondo. Mamma mia. Cosa si dice perché? Ma realizzi che è una cosa totalmente fuori dal controllo. Mentre se vai in un quartiere dove sai che ti sparano, non avresti il coraggio di entrare. Arrivi, parcheggi la macchina, scendi, respiri l'aria e te ne vai. Ora, matti sì, ma fino a un certo punto. Comunque, da queste parti ogni 2 passi ti giri a guardarti le spalle. C'è una sensazione di Sì, tantissimo. Devo dire la verità. Allora, in gruppo è meglio perché dici, ok,
almeno ci confrontiamo. Però da solo tutte queste pippe mentali non te le fai. No? No. Quindi dici che è meglio essere da soli? Forse perché dai meno nell'occhio? Sì, e poi comunque sai, ognuno reagisce a suo modo. Posso dire che è comunque un sali e scendi di emozioni, sensazioni incredibili, perché può succedere qualcosa da un momento all'altro. Poi è vero che non siamo da soli, ma conta fino ad un certo punto. Nel senso che non fanno male a uno, fanno male a tutte e tre. E proprio quando sembravamo essere arrivati a destinazione, faccio perché c'è un souvenir alla nostra sinistra che esatto, sì, ha tirato giù il filo. Sì, ci conviene andarcene. Signori, la situazione iniziava a essere piuttosto scomoda. Popolare da gangster al 100%. Purtroppo non sono riuscito a riprenderlo e non volevo neanche rischiare più di quanto avessimo già fatto. Ma a Kensington il vero pericolo non sono solo i tossici, ma le bande che difendono il loro territorio e il traffico di droghe, pronte a reagire violentemente contro chiunque non rispetti le loro regole. A Kensington ci sono 7.000 crimini violenti ogni 100.000 abitanti. Ovviamente non ci sono 100.000 abitanti, però questa è la proporzione. Philadelphia, che è una città violenta, ne ha meno di 6.000. Tanto che la mia stessa reazione è stata: minchia, questo quartiere è il più grande a livello di violenza, 3 volte la media degli Stati Uniti. Ci sono tappetti arancioni ovunque. No, comunque veramente è completamente diverso vedere video in rete e poi venire sul posto di persona, vedere con i tuoi occhi quello che effettivamente accade e avere una prova effettiva di quella che è la realtà di Kensington. Questo perché vivere la situazione con i propri occhi ti travolge completamente e credetemi che non c'è niente che ti possa davvero preparare a ciò che accade qui. Che poi, attenzione, è anche migliorata rispetto agli ultimi anni, perché come ci ha detto anche Chris, a parte che non ci sono più tutte le tendopoli come c'erano una volta, Non ce n'è neanche una. e in più passano davvero tantissime volanti della polizia, che non è una cosa scontata. E un'altra grande differenza dei video che circolano in rete è che sì, qualche siringa c'è ancora, ma non più come prima. Il tutto grazie al lavoro instancabile degli addetti alle pulizie, che è fondamentale e di grande rispetto, e che io reputo persone veramente uniche, speciali, mantenendo così l'ordine e provando a migliorare la qualità della vita di un ambiente spesso segnato dal degrado. Distrutta quella macchina lì? Dall'inizio di quest'anno c'è un nuovo sindaco in città, c'è un nuovo sindaco a Philadelphia, una nuova amministrazione, e hanno dichiarato di voler recuperare questo quartiere. Hanno dichiarato e ufficializzato 5 fasi, in questo momento siamo nella fase 2, la fase 1 è già completata. Per essere più chiari, durante il giro di perlustrazione della sera precedente, Chris ci ha spiegato che Piano di 5 fasi che ha fatto la polizia, adesso siamo alla seconda fase, che è quella di informare tutte le persone che hanno un'alternativa, e poi passeranno le maniere forti, insomma tolleranza zero. eppure c'è una battaglia che la polizia ha già vinto, seppur in parte. La polizia nelle fasi che sta facendo è riuscita a togliere completamente l'arrivo dell'eroina. Il problema negativo è che ci sono solo droghe sintetiche, e quindi fentanyl e quelle lì che incidono le persone. La speranza quindi è proprio quella di arginare una situazione critica che richiede un intervento costante e deciso. Questo perché man mano che le ore passano e si avvicina la sera, la situazione peggiora a vista d'occhio. Peggiora veramente un botto la situazione. Sì, pomeriggio è ingestibile. Kensington è un quartiere dove il dolore non ha voce, ma lo si legge chiaramente nei volti persi delle persone. E so che l'avrò detto già non so quante volte, ma questo è stato indubbiamente il posto più pericoloso, terribile e allo stesso tempo inspiegabile in cui io sia mai stato in tutta la mia vita. E seppur le cicatrici del passato siano ancora visibili, c'è effettivamente un cambiamento in corso. La maggiore presenza delle forze dell'ordine e l'allontanamento dell'eroina sono segnali positivi che ci ricordano che nonostante tutto c'è sempre speranza per un futuro migliore. Onestamente anch'io ne esco con un po' di speranza. Le persone effettivamente in strada che stanno male sono molto meno. È stato fatto qualcosa, anche se è comunque un quartiere difficile e pericoloso. Certo, la situazione è sempre grave, ma almeno c'è un tentativo di restituire valore a questo luogo dove in mezzo alla disperazione emergono anche persone che non si arrendono. Volontari e associazioni che stanno facendo un lavoro incredibile, distribuendo così cibo a chi non ha le risorse per soddisfare anche i bisogni più basilari. Sono piccoli gesti che passo dopo passo cercano di ricostruire la comunità, portando un po' di luce in un angolo di città che sembra spesso dimenticato. Un ringraziamento speciale però lo devo a Chris. Molte persone hanno veramente l'opportunità di raccontare un sacco di persone, e invece preferiscono raccontare le stupidaggini, raccontarlo in modo arrogante e insomma alimentare cose brutte.
niente, invece, peccato. Soprattutto qui negli States. Una persona unica nel suo genere, con un cuore, una sensibilità straordinaria, che ci ha permesso e aiutato ad entrare in questo posto con rispetto e gratitudine. E a tal proposito, ricordate cosa ci disse in macchina? No, veramente, l'anno scorso io quando sono venuto qua mi ha segnato di brutto, ma per settimane, no? Ecco, a più di un mese dalle riprese posso dirvi con certezza che è una di quelle destinazioni che ti cambia per sempre. Mamma mia. No, che poi paradossalmente è pure difficile mantenere il telefono alto per potersi inquadrare e fare delle riprese, perché devi essere anche abbastanza scaltro nel non farti vedere, quindi diventa pure difficile girarci un video, perché poi sono tutti allerta, guardano, non è facile. In conclusione, quello che ho visto e vissuto a Kensington Avenue mi ha segnato profondamente. Ho camminato per queste strade, ho incontrato persone che lottano ogni giorno e mi sono reso conto che qui, tra difficoltà immense e sfide quotidiane, c'è anche una forza incredibile. Ho visto bambini che nonostante tutto trovano un momento di speranza mentre si dondolano su un'altalena in un contesto così duro. Questa è la realtà di un posto segnato dalla povertà, dal crimine, ma anche da una voglia di rialzarsi e di resistere che non si spegne mai. Ufficialmente non voglio più tornarci, questa è l'ultima volta, basta. E se la sistemano non voglio neanche vederla sistemata, mi basta così. Spero che il mio racconto vi abbia dato uno spunto di riflessione, perché questo non è solo un contesto difficile, ma anche un luogo dove l'umanità, pure nei momenti più bui, riesce a trovare un modo per andare avanti. Vi invito a guardare oltre la superficie e a comprendere la complessità di luoghi come questo, senza dimenticare che ogni persona che incontriamo ha una storia, una lotta, ma anche un sogno di riscatto. Vi ringrazio per avermi seguito in questo mio viaggio e spero che insieme possiamo portare un po' di luce anche nei posti più scuri. Non dimenticate di lasciare un like, un piccolo commento e di iscrivervi al canale per continuare a esplorare insieme storie che meritano di essere raccontate.